Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 13 al 28 agosto verso la luna piena in pesci. Vi ricordo che è un'assisa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Cosa aspettarci questo periodo, soprattutto a livello astrologico? Questa luna ci porta a un periodo molto adatto alla riflessione e alla ricerca interiore e spirituale, soprattutto per cercare di andare a cogliere quali sono i nostri sogni, i nostri desideri, magari allontanandoci un po' dalla realtà oppure seguire il nostro intuito, di assecondare un alto livello di empatia proprio per aiutarci a comprendere meglio alcune cose e quelle che sono più importanti per noi attraverso sentimenti ed emozioni. E poi finalmente è un momento perfetto per porre fine a dubbi, incertezze e conflitti, forse anche qualche paura. Di contro dobbiamo fare attenzione alla troppa sensibilità, al nervosismo, a uno stato emotivo abbastanza instabile, vecchie situazioni ed esperienze che si ripetono, ricordi spiacevoli e il rischio di impantanarsi in paure, dubbi, blocchi e soprattutto illusioni. E adesso procediamo con la vostra lettura dove dal suo punto di partenza, proprio intorno al 13 agosto, abbiamo anche la carta numero 13, quindi potrebbe essere un numero che può risuonare fortemente in questo periodo per voi. Il messaggio, visto che è una carta, ahimè, di dubbi, di conflitti, è una specie di avvertimento, quindi di iniziare questo periodo e di procedere con molta cautela, perché alcune emozioni saranno troppo forti per voi da gestire, quindi potreste avere qualche difficoltà e diciamo ahimè se ci si lascia andare a queste emozioni è facile purtroppo che ci siano dei litigi, dei contrasti, delle tensioni. Quindi cerchiamo di limitare il più possibile qualche influenza negativa dall'esterno o anche interiormente, cercare di soppesare bene le parole oppure cercare insomma il più possibile protezione, aiuto, sostegno. E direi magari anche di allontanare, staccarsi un attimino dalle cose che magari per voi sono troppo forti e troppo impegnative, almeno all'inizio, almeno in come vi dicevo intorno al 13 agosto. Poi, vediamo come proseguono le energie. Abbiamo volo notturno che, ci parla ancora di volare basso, di cercare, cautela, di, osservare prima di, parlare, fare, agire, diciamo in senso generico, perché se c'è qualcosa che ci destabilizza, se non ci fidiamo abbastanza, allora sì è vero, possiamo stare in guardia per qualcuno o per qualcosa, e questo è sempre secondo me una cosa buona e giusta, però bisogna fare comunque attenzione perché se ci lasciamo bloccare eccessivamente da alcune cose che ci spaventano e dove abbiamo dubbi, allora rischiamo veramente di rimanere bloccati. Quindi cerchiamo di capire se magari è il caso di andare a guarire questo tipo di emozioni, questo tipo di situazioni
e cercare invece di cogliere il più possibile quello che è positivo. E infatti loro dicono che si tratta solo di una prima fase in questo modo, dove alcune cose sono importantissime da capire e da, scovare, andare sotto, la superficie delle apparenze e poi ecco cosa emerge. Questa bellissima carta ci parla di manifestazione e di realizzazione. Allora, o finalmente si avvicina un buon momento propizio per stabilire i nostri obiettivi con serenità e tranquillità, ma anche e soprattutto un momento, per cogliere un'opportunità. Ci può essere, un evento, una proposta inaspettata, una circostanza fortunata, si può uscire dalla nostra zona di comfort, si può iniziare una cosa, nuova e quindi questo ci darà proprio la spinta e l'energia giusta. Adesso andiamo a vedere gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri messaggi arrivano. Il primo messaggio proviene dall'Aquila, bellissima carta di nuovi inizi anche di situazioni che si sbloccano. Cosa ci sta dicendo? Di osservare i dettagli, di aver un buon quadro di insieme, di fare chiarezza, di non fermarsi solo sugli ostacoli, ma di vedere, le opportunità, di guardare le cose in prospettiva, di scegliere la libertà, di stabilire delle priorità. Quindi, tradotto, ci sta dicendo: basta scuse, è arrivato il momento, cioè arriverà nel corso, secondo me, più o meno a metà periodo, magari forse proprio, verso la fine di agosto, indicativamente, giusto per darvi un po' delle tempistiche intorno al 20, 25. La carta anche degli anziani secondo me è abbastanza importante, perché può fare riferimento sia alla nostra saggezza, alle nostre esperienze, ma sia anche al ricevere, dei consigli, aiuto, sostegno per guardare avanti, aver forza per costruire, un nuovo destino o comunque un qualcosa che ci faccia stare veramente bene, lasciando andare, il passato. E poi troviamo l'ultimo messaggio dalla carta il Sole. Ecco che, secondo me arriva a, chiusura perfetta di questo percorso, perché ci parla di energia, di creazione, di spinta interiore da coltivare, di manifestare la propria luce, di concentrarci sulla direzione. Potere creativo, certo adatto a persone creative, ma non solo. Creativo vuol dire proprio creare, fare un qualcosa nella propria realtà e quindi agire con consapevolezza, avere un'espressione, attiva, uscire proprio dalla nostra zona di comfort, dal letargo, quindi basta scuse, l'abbiamo visto, e cercare di seguire i nostri obiettivi che sono assolutamente realizzabili. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!